Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi un video attesissimo. Di cosa parliamo? Parliamo del setup base della Kyosho MP10 TKI2. Ci abbiamo messo veramente tanto ad arrivare a un punto. Ho atteso ancora di aver fatto provare questo setup a ancora più persone e ragazzi vi dico che domenica io non sono andato a girare, ma Luca, che è appunto, ormai l'avete conosciuto, Luca è colui che mi aiuta in queste situazioni, nello sviluppo dei setup, ed è un'altra mano che guida la macchina in modo diverso e che mi dà feedback tutte le volte che proviamo qualcosa, oltre a tutti gli altri ragazzi del team. Finalmente ragazzi abbiamo fatto provare domenica la macchina ancora altre 3 persone su una pista totalmente diversa, quindi con buche, e gli esiti sono stati molto positivi. A questo punto ho deciso di bruciare le tappe e di darvi subito questo setup. L'altra volta avevo detto che era un Super Universal setup. Questa volta non lo so definire, però andiamo a vedere, provatelo, sarete voi a dirmi cosa ne pensate, sarete voi a dirmi se vi trovate bene, se avete cambiato qualcosa. Come al solito prendete tutto come una linea guida. Io sono abbastanza sicuro, altrimenti non avrei fatto il video. Avete visto quanto ho aspettato prima di fare questo benedetto video del setup base della TKI2. Sinceramente è stato molto più complesso del previsto. Nell'altra macchina TKI1 io ho fatto il 90% e chi collabora con me ha fatto il 10%. Stavolta devo dirvi che è successo quasi il contrario, cioè io avrò fatto all'incirca il 20-25%, gli altri hanno fatto tutto il resto. Quindi sono molto contento anche di avere, come ho detto già l'altra volta, degli amici, dei collaboratori, dei compagni di team che sono diventati più bravi di me. E quindi ragazzi io da quando l'ho provato me ne sono innamorato fortemente. Quindi che vi dico, provatelo, fatemi sapere quale parametro avete cambiato di questa configurazione che vi sto dando. Fatemi sapere di primo impatto cosa vi sembra questo setup e soprattutto ragazzi mi raccomando, qui lo sforzo per fare un video alla settimana è veramente altissimo. Siamo in periodo di gare, siamo chiaramente al lavoro come tutti i giorni, ciò nonostante un video alla settimana lo faccio sempre uscire. Quindi vi chiedo, per favore, iscrivetevi al canale e mi raccomando, mettete un like al video. Mettete un like, è un modo gratuito che avete per dirmi grazie per lo sforzo che faccio per portarvi sempre nuovi contenuti sul canale. Quindi adesso mandiamo la sigla e successivamente apriamo la scocca e cominciamo ad analizzare la macchina a blocchi e a vedere questo setup. Esattamente come ho fatto nel video setup MP10 TKI1, che vi metterò come al solito il link in alto per chi non l'avesse visto, quindi chi non ha la TKI2 può guardare quel video. Analizzerò blocco per blocco e vi dirò gli option che io ho installato. Ve li dividerò fra optional necessari e optional superflui. Quindi tutto ciò che è diverso rispetto alla scatola, al kit di montaggio dell'MP10 TKI2 verrà menzionato, dicendovi se è un optional necessario per l'andamento della macchina, quindi per le prestazioni della macchina, oppure se è un optional superfluo che potete anche chiaramente non acquistare. Andiamo! Pronti ragazzi, il motore montato sulla macchina è uno Jelasi Tuned Dirt. Questo motore, come sapete, ha un'erogazione molto dolce e chiaramente è parte integrante del setup. Tenete conto che non è che dovete acquistare il motore per provare il setup, però tenete conto che il mio è un motore molto dolce. Quindi con motori che sono più aggressivi probabilmente non avrete le stesse sensazioni di setup che ho avuto io. Quindi Jelasi Tuned Dirt, settaggi frizione non ve li dico perché tanto riguardano soltanto questo tipo di motore e cambiano costantemente da pista a pista,
rapportatura 14,47. Quindi ragazzi, pignone della campana della frizione di 14 e corona di 47, che si sposa perfettamente con le coppie coniche corte 42-12 che monta di serie la MP10 TKI2. Differenziale centrale olio 7000. Quindi il range, io questo è quello da cui vi consiglio di partire, olio 7000, ma il range può variare da 7 fino ad arrivare addirittura a 15.000, a seconda della pista, a seconda delle condizioni di grip e a seconda di come vi trovate a guidare la macchina. Andiamo adesso a togliere la scocca e partiamo subito con il setup del retrotreno. Scocca, ne ho già parlato in diversi video, questa è quella della TKI2, ho spiegato le differenze in un video che vi linko in alto a destra, quindi andate a vederlo e scoprirete cosa penso sulle scocche e le differenze tra un tipo di scocca e un altro tipo di scocca. Mi riferisco appunto alla TKI2 o a quella della TKI1. Quindi retrotreno. Partiamo subito da una differenza importante negli angoli. Perché? Perché come attacco dell'ammortizzatore superiore io vado tutto col foro tutto in basso, quindi più sdraiato possibile, mentre nella parte inferiore vado nel foro interno. Quindi ragazzi, attenzione, vado nel foro interno, non esterno. Questa è una differenza importante di questo tipo di setup, perché vi verrà di attaccarlo esterno, perché abbiamo sempre usato il foro esterno, e quindi ovviamente attaccando l'interno cambieranno anche le misure dei drop. Il drop che utilizzo è 119 mm. 119 mm da centro foro a centro dado in alto e come altezza da terra 28 mm. Vi ripeto sempre di fare prima l'altezza da terra e poi il drop, perché chiaramente avrete la molla che spinge di più, vi che la comprimete con la ghiera e quindi chiaramente andrà a variare l'altezza del drop. Come attacchi dei tiranti del recupero del camber, siamo al foro centrale interno sulla piastra porta ammortizzatori e al foro alto esterno sul barilotto. Per quanto riguarda il passo, abbiamo 5 mm nella parte anteriore di spessori e 0 nella parte posteriore, quindi passo tutto lungo. La barra è quella di serie, 2,8 mm. Nel differenziale posteriore io utilizzo 4000, quindi come setup base vi consiglio 4000 nel differenziale posteriore. Per quanto riguarda invece gli inserti del barilotto posteriore vi consiglio di usare quelli di plastica, quindi non quelli di ottone come menzionavo nel video del setup base della TKI1, ma quelli di plastica, e di partire con il foro interno alto. Nei braccetti, gli eccentrici che determinano la posizione del pernio del barilotto vi consiglio di usarli in posizione tutto esterna. Come convergenza voi vedete da me montata una 2,5, ma vi consiglio per partire, soprattutto se siete inesperti, di utilizzare la 3 gradi, altrimenti potete direttamente partire con la 2,5. Per quanto riguarda l'eccentrico nella parte anteriore del retrotreno, vi consiglio di usare quello che fa le due posizioni intermedie e di utilizzarla in posizione centro-basso. Quindi pallino piccolo in alto, verso l'alto. I braccetti sono quelli soft, quindi plastiche morbide, braccetti soft. Le molle che utilizzo sono le azzurre lunghe, da 84 mm, IS 106 814. La lettone non ha nessun profilo installato. Dietro non uso i più 5 perché ho le piastre in carbonio, ma ho messo spessori esattamente per fare come se avessi montato i più 5. I tappi ammortizzatori sono del tipo ad emulsione, quindi con la vite, mentre
Gli ammortizzatori sono con la membrana vented. Al contrario della volta scorsa, ragazzi, questa volta vi do anche dei parametri degli ammortizzatori perché li ritengo una chiave per far funzionare al meglio tutto il setup base di cui sto parlando in questo video. Gli ammortizzatori posteriori hanno i tappi vented, quindi tappi per fare l'emulsione senza la vite con la spugna dietro la membrana. Per chi si fosse perso che cosa sono i vented, della spiegazione di come funzionano, vi lascio il link in alto di un estratto di una live che avevo fatto parlando appunto degli ammortizzatori vented. L'olio di partenza è il 750 CPS piattelli 8 fori per 1,4 tapered, quindi con i fori inclinati, rebound 0. Per quanto riguarda la campanatura, quindi ve la do sempre non in gradi ma con la distanza da uniball a uniball del tirante del camber è 15 mm, quindi 1 mm di più rispetto a quello che usavamo con TKI1, 15 mm. A questo punto, ragazzi, rimangono soltanto gli optional, come sempre vi dirò quelli necessari e quelli superflui. Per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo le molle, che ovviamente non sono contenute nel kit di scatola, abbiamo i tappi ad emulsione per fare i vented, abbiamo tutte le sfere leggere dei tiranti superiori, abbiamo i tiranti in titanio, abbiamo il dog bone ed il cardano posteriore, abbiamo la piastra porta ammortizzatori in carbonio e con il retrotreno ci fermiamo. Adesso quindi ci spostiamo sull'avantreno, ragazzi, e vediamo subito che come attacco degli ammortizzatori in alto vado tutto giù, quindi tutto sdraiato. In basso foro esterno, quindi attenzione, posteriore è interno, sull'avantreno è esterno. Il drop, quindi la distanza da centro dado a centro pernio dell'ammortizzatore tutto esteso è 107 mm. La barra antirollio è 2,3 mm. Le C, ragazzi, le C sono importantissime. Un optional importantissimo per la riuscita di questo setup. Sono da 22 gradi. Lo so, non ci credevo neanch'io, credevo che non sterzasse, credevo che non funzionasse. Quando Luca mi ha detto di montare le C da 22 ero veramente molto contrario, poi ho provato la macchina e ragazzi mi sono ricreduto totalmente. L'eccentrico da utilizzare dentro la C da 22 è quello che porta i gradi a -1, quindi a 21 gradi. Il foro di attacco del tirante superiore lato fusello è esterno, attenzione ragazzi, esterno, non interno. E la misura da uniball a uniball che determina il camber anteriore è 16 mm. Quindi ragazzi 16 mm all'anteriore, 15 mm al posteriore. Le eccentrici davanti, come sapete, hanno posizione fissa, ma nella parte posteriore dell'avantreno vanno con il pernio che passa nella posizione alta. Quindi attenzione anche qua, non verso il basso ma verso l'alto, pernio verso l'alto, esattamente al contrario di come l'abbiamo sempre utilizzata. La distanza da uniball a uniball per la convergenza anteriore è 31,2 mm, senza nessuno spessore né dal lato interno né dal lato esterno sul fusello, quindi zero spessori nonostante le istruzioni li menzionino. L'attacco sull'interno della piastra del tirante del camber per il recupero è in posizione alta, quindi più alto possibile, ultimo foro in alto. I braccetti sono i soft, quindi bracci morbidi. Mi riserverò di provare addirittura i super soft, perché secondo me con questo sistema hanno un senso. Gli ammortizzatori, ragazzi, attenzione perché qui c'è una novità. Abbiamo 8 fori da 1,3 tapered con olio 6,50, quindi attenzione, 100 più morbida davanti che dietro, tappi vented, quindi membrana con spugna e senza la vite dell'ammortizzatore emulsione, molle posteriori grigie da 84 mm
IS 106 7514. Voi direte, ma come fai a fare l'altezza? Rimane sempre alta? No, perché vanno compresse, diciamo un po' snervate, e dopo avrete la macchina che è perfetta. Altezza da terra davanti 22 mm, quindi 22-28 mm. L'olio del differenziale anteriore è 8000, quindi per partire 8, 7, 4. 8000 anteriore, 7000 centrale, 4000 posteriore. Se volete potete fare anche 7, 7, 4 o anche 8, 8, 4. La cosa importante è il differenziale posteriore, di non scendere mai sotto al 4. Chiaramente potete anche salire con l'olio fino addirittura a 10-12.000, a meno che non trovate piste veramente fuori dal comune, con un grip incredibilmente esagerato, allora potete salire anche di più. Faccio l'esempio subito di San Potito, dove siamo arrivati a utilizzare addirittura oli del 30.000 sul differenziale anteriore. Per quanto riguarda appunto gli optional installati sulla macchina, nell'avantreno, abbiamo i tiranti in titanio, abbiamo le sfere leggere su tutta la macchina, la piastra porta ammortizzatori in carbonio e il trapezzo in carbonio, la barra da 2,3 mm, le molle ammortizzatori IS 106 7514, i tappi ad emulsione e i supporti leggeri per reggere gli ammortizzatori nella parte superiore. Un altro consiglio che vi do, ragazzi, è quello di fresare il braccetto, perché altrimenti quando la macchina è a full drop sulla parte anteriore non riuscite a girare tutto lo sterzo dall'angolo di caster che ha. Come vedete, ragazzi, la macchina mia è tutta carbon, quindi ho anche la piastra del supporto differenziale centrale, la piastra radio e la piastra porta transponder. Abbiamo provato anche con macchine che non hanno tutto il carbonio, il feeling di guida è un po' diverso, ma comunque il setup funziona tranquillamente. Un'altra cosa molto importante da tenere sempre presente è che mai, come in questo momento storico, il setup è vincolato dalle gomme. Quindi ci siamo trovati ad avere piloti che utilizzavano altri brand di gomme che non si trovavano bene col nostro setup. Messe le nostre gomme su quella macchina del pilota, si è trovato bene e non ha avuto nessun tipo di problema. Quindi io, come sempre sapete, sviluppo con Hot-Trace e quindi i miei setup sono sviluppati con Hot-Trace. Io vorrei, ragazzi, che mi facciate sapere subito le vostre impressioni. Scrivete nei commenti, ditemi se qualcuno ha provato qualcosa di simile, se ci sono i ragazzi che domenica in Bolognina hanno provato questo tipo di setup con questo motore, con le mie gomme, e vogliano dire qualcosa nei commenti di come si sono trovati, anche persone che non avevano una Kyosho, che non possedevano una Kyosho, e anche i ragazzi che l'hanno utilizzato nella gara del trofeo Hot Bodies, perché già l'ho fatto provare anche a altri piloti. Ragazzi, scrivete nei commenti, fatemi sapere, e mi raccomando, come ripeto sempre, ragazzi, queste sono linee guida. Non è detto che vi troviate perfettamente bene con un setup che vi ho fornito. Di solito non è così, la maggior parte delle persone si trova bene e mi ringrazia, ma può darsi anche che ci sia l'eccezione. Vi ho spiegato un po' tutta la macchina. Se avete ulteriori domande, come sempre, scrivete nei commenti o scrivetemi privatamente anche attraverso la mia fanpage su Facebook oppure attraverso il mio sito internet www.fabriziotoghesi.com. Ragazzi, ci vediamo mercoledì con un altro video. Ciao!